Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Ecco il nuovo invio. All'interno troviamo contenuti 3 numeri . 31, 32 e 33. Facciamo un video sommario di quelle che sono le uscite contenute in questo nuovo invio, dopodiché sapete che seguirà il video dedicato ad ogni montaggio, ovviamente. Quindi andiamo a dare un'occhiata e guardiamo cosa ci viene dato in questo fascicolo. Il 31 ecco qua, montaggio degli ammortizzatori posteriori. Allora, da quello che vedo qui dovremo andare a completare il retrotreno con gli ammortizzatori e quindi andare ad attaccare il differenziale, quello che abbiamo montato nei numeri precedenti. In questo numero ci occupiamo di assemblare gli ammortizzatori posteriori. Dal peso io direi che è quasi tutto in metallo. Adesso non lo apro, lo farò poi nel video dedicato. Questo sarà poi, una volta montato questo fascicolo, il risultato finale. Eccolo qui. Sì, stavo guardando questo pezzo che dovrebbe essere libero di scorrere dentro, però lo vedremo poi quando faremo il montaggio. Quindi questo è il primo, poi alla fine di questa presentazione di questi 3 numeri andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino al numero 30, quindi mi raccomando, state con me. Fascicolo numero 32. Saluto Stefano Crisci, che anche lui è un mio iscritto che fa quest'auto. Ciao Stefano. Anche qui dal peso direi che dovrebbe essere, se non tutto metallo, quasi tutto. Montaggio delle sospensioni posteriori. In questo numero ci occuperemo dapprima di assemblare i bracci delle sospensioni posteriori che fisseremo poi agli ammortizzatori e in seguito monteremo sull'assale posteriore. Ok, ecco qua, guardate che pezzo che abbiamo su quest'auto. Diciamo la verità, è veramente un modello meraviglioso. Se vi piace quest'auto è particolareggiata in una maniera meravigliosa, ripeto, splendida. E poi è un modello molto grande, è molto grande, l'ho misurato, ve l'ho anche fatto vedere, e non ricordo, ma mi sembra che sia sui 77 centimetri, è possibile 78 centimetri di lunghezza, quindi immaginatevi che cosa non è. Bene, andiamo a vedere adesso l'ultimo, il 33. Che molle, che grosse. Guardate queste molle che grosse che sono.
montaggio della sale posteriore. In questo numero ci occupiamo di assemblare il braccio delle sospensioni inferiore e posteriore. Quindi fisseremo la sale posteriore al telario e raccorderemo l'albero di trasmissione alla scatola del cambio. E andiamo avanti, meno male. È ovvio che si va avanti ogni montaggio, ma qui andiamo avanti attaccando parecchi pezzi. Allora, un attimo solo, Ah, ok. Non capivo questa freccia, ma poi la spiegherò ovviamente durante la fase di montaggio, ma ci dice in sintesi di ruotare l'albero motore che ha un foro dove ci va una vite AM che ovviamente va avvitata nel perno che entra nell'albero motore, che è quello che esce dalla scatola del cambio, quella bella verniciata di argento. Quindi questo foro ovviamente, per poterlo trovare, tu devi ruotare l'albero finché arrivi a trovarlo. Ecco perché questa freccia, mi ero soffermato per questo. Quindi questo poi sarà il montaggio finale, quindi penso che non so quando, ma a breve forse monteremo anche le ruote posteriori. Adesso, prima di prendere tutto quello che abbiamo montato, che è veramente grande, questo ve l'ho fatto vedere, sì, è tutto metallo, dal peso direi che è tutto metallo. Volevo dirvi un qualcosa che sto ripetendo ad ogni video. È stancante per me ripeterlo a ogni video, capisco che lo sarà anche per voi ascoltarmi, però prima di tutto volevo ringraziare tutti voi che mi guardate, i miei iscritti, e coloro i quali ancora non si sono iscritti al canale, se hanno piacere di farlo e di attivare la campanella, così da poter rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare anche altri modelli che magari potrebbero per voi essere interessanti. Perché seguire il canale di Michele? Perché il canale di Michele non si occupa del solo montaggio, ma vi segue passo dopo passo affinché il vostro modellino venga montato nel migliore dei modi e qualora ci fossero dei problemi si risolvono tutti, non vi preoccupate, mi raccomando. Ora, volevo dirvi questo, sono 3 le cose che vi devo dire. Allora, chi avesse desiderio di sostenere con una donazione il canale di Michele lo può fare con un link che troverà in descrizione, che ancora devo ultimare, però la donazione si può fare ugualmente e si chiama Patreon. La seconda è cliccando sotto ogni video dove è scritto grazie, e lì potrete fare anche una donazione sempre per sostenere il canale, ma sappiate che più della metà non vengono in tasca a me, e questo ve lo devo dire. La terza invece è sicuramente quella che apprezzerete di più, e anche io ve lo garantisco, perché a me dispiace sempre quando le persone tirano fuori dei soldi dalla propria tasca, del proprio sudore, in questo caso magari per aiutare Michele, anche se ringrazio Pasquale, ringrazio Stefano e Giovanni, grazie per la donazione che mi avete fatto, grazie mille, con tutto il mio cuore. Però, tornando al discorso di prima, quindi non tutti navighiamo nell'oro, non che i ragazzi che mi hanno donato navighino nell'oro, tutt'altro, tutt'altro. Sono persone che hanno voluto con tutto il cuore farmeli, anzi in realtà non volevano neanche che li nominassi, però è un piacere che ho di nominarli, quindi grazie ancora. Tornando al discorso di prima, per l'ennesima volta, vediamo se riesco a finire il ragionamento. Ognuno di voi ovviamente ha le spese, quindi ecco, quello che io vi chiedo non sono soldi, ma è quando ad ogni video compare dopo pochi secondi la pubblicità e vi compare sotto la scritta salta annuncio e voi andate subito a saltare per vedere ovviamente subito il video. Ecco, io vi chiederei questo, non lo fate ragazzi, non vi costa nulla e a me dà tanto fino a un certo punto, diciamo che prendo qualche briciola,
Se voi non farete questo, io non posso andare avanti tanto ancora col canale. Vi faccio un esempio che sto facendo praticamente anche questo a ogni video, ma che calza a pennello con quello che voglio dirvi. Se c'è un servizio pubblico con un pullman dove voi dovete ovviamente pagare un biglietto per poterlo usare, questo servizio, e invece il biglietto, anche se lo acquistate, non lo obliterate, prima o poi quel pullman verrà soppresso, perché non può andare avanti, ok? Quindi ecco, io non vi chiedo soldi, poi per carità, chi vuole, ben venga, non è che a me dispiace, però torniamo seri. Chi vuole e può farlo, basta semplicemente che fate scorrere le pubblicità finché durano, anche quelle più lunghe. Magari vi girate, non le guardate, però fatemi questo favore, perché così mi sarete veramente d'aiuto. La pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio. E se voi non farete questo, io vi ringrazio che mi scrivete in privato e che mi ringraziate per l'aiuto che vi do, ma se poi arrivano le pubblicità e le saltate, e beh, io me ne accorgo, sapete perché? Perché se guardo quello che ho guadagnato, una barzelletta, anche la più bella, non vi farebbe ridere come quello che ho guadagnato io. Ragazzi, lasciate perdere. Ecco, questo vi chiedo, non soldi, ok? Adesso andiamo a vedere dove siamo arrivati. Ma quanto è grande questo modello. Aspettate un attimo. Ok, lo so, è brutto che vengono le pareti qua che si vedono, devo rivestirle, però diversamente non ce la faccio. Arrivo, stavo cercando gli altri pezzi, eccoli qua, sono subito da voi. E poi guardate, ho anche il metro, anche se l'ho già fatto lo rifaccio. Vado a misurare la lunghezza di quest'auto e considerate che mancano ancora i paraurti, quindi è più grande, è più lunga ancora, però dai. Prima ho sbagliato, prima ho detto 78, invece no, mi sono confuso con 66-68, ma prendete un metro, apritelo fino a 68 centimetri e vi renderete conto di cosa non è questa macchina, di quanto è veramente grande. D'altronde è in scala 1:8, l'edizione è Hachette e quindi la macchina vera è 8 volte più lunga di questa ed è molto grande anche la macchina vera. La larghezza è di 22 centimetri e mezzo. Una cosa che vi ho detto e che vi ripeto: andate assolutamente ad incollarvi ogni filo, ogni tubo che avete messo, perché alla fine rischiate di trovarvi tutti i tubi volanti, tutti, mi raccomando. Io l'ho fatto e lo consiglio ad ogni modello che faccio. Allora, andiamo a prendere gli altri pezzi. Guardate questo quanto è grande, pesantissimo. Qua siamo già oltre a 2 kg, 2 kg e mezzo, l'avevo pesato l'altra volta, vi ricordate? Questo poi ovviamente va messo qua sotto, così, ok? Poi abbiamo un'altra opera d'arte che è il musetto, tutto in metallo, il paraurto è in plastica cromata, addirittura hanno riprodotto in maniera eccellente le plastiche qua respingenti. Guardate che meraviglia, proprio non verniciate, sono 2 pezzi separati. La targa è in alluminio verniciato o zama, comunque metallo. Questa mascherina metallo, guardate la scritta Ford in rilievo. Tutte e 6 le luci saranno illuminate da LED, così come le frecce, luci posteriori e stop. Ci sarà l'accensione del motore,
grazie alla scheda elettronica e a una cassa che farà il sonoro, l'accelerazione. Questa è la scritta, guardate, Gran Torino rilievo, qui abbiamo la freccia e il foro dedicato al LED. E il lampeggiante, che non è funzionante, si potrà forse anche renderlo con un LED, ma poco mi interessa a me questo. Ecco qua. Guardate che meraviglia, che bella, ma poi quanto erano fantastici sta Schiacci. Pensate, sono ancora amici adesso, non lo erano solo sul set quando recitavano, sono veramente amici nella vita, è una realtà bellissima, non è tutto molto più tenero, bellissimo. Bene, cosa posso farvi vedere ancora? Vi posso far vedere la parte bassa dell'auto, eccola qui. Non so che altro dirvi perché le immagini parlano da sole. Sembra una macchina vera. Poi pensate che tutto quello che vedete in nero, a parte questo, che... aspettate un attimo perché no, non mi ricordo, ma forse sì. No, anche questo è metallo. Tutto quello che vedete in nero è tutto in metallo, tutta struttura in metallo. Il motore è in metallo, la parte che vedete argentata, la parte blu, questa è plastica. Ma tutto quello che vedete è metallo. Guardate la batteria, cos'è la batteria? I tappi non sono verniciati, sono stati inseriti uno per uno, i morsetti, la ventola, con le cinghie in gomma, alternatore, guardate l'alternatore che gira, bobina a spinterogeno, pompa benzina, questa sarà per l'allarme o l'altoparlante per parlare, visto che è una macchina civetta della polizia americana, le pipette, quelle arancioni. Bene, io adesso penso di avervi detto tutto. Grazie del vostro tempo, ragazzi. Mi raccomando, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ecco, ultima cosa qua. Qualche iscritto mi ha detto: questo Michele è sbagliato perché nella macchina vera è rossa. In effetti ho visto le Ford Gran Torino che questa parte è rossa. Adesso io non so se ne esisteva anche qualcuna con la parte argentata, però non sono un grande esperto di quest'auto, la conosco, ma questo particolare sinceramente se non me lo faceva notare lui non me ne sarei proprio accorto. Bene, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e grazie del vostro tempo e grazie con tutto il mio cuore di continuare a dare vita al mio canale e mi raccomando non dimenticatevi quello che vi ho chiesto. A voi costa nulla e a me dà tanto, fa la differenza se tenere chiuso il canale o meglio se tenere aperto il canale o chiuderlo. Ciao ragazzi e grazie di tutto.